Ciao a tutti ragazzi, bentornati e ben ritrovati nel mio canale Ferrovie e Miniature. Io sono Joe e benvenuti ragazzi. Oggi finalmente riprendiamo un po' con i video. Ho avuto un sacco di cose da sistemare e ne ho ancora tantissime da andare a sistemare prossimamente, quindi ci saranno un sacco di cambiamenti in questo canale, ma aspettatevi qualcosa di bello per l'anno prossimo. Ma detto questo, torniamo al video di oggi, che è un video particolare, sicuramente qualcosa che servirà a molti di voi, e vi voglio ricordare che sotto in descrizione trovate il link del sito dove potete acquistare tutti i prodotti del modellismo ferroviario. Ho riaperto il sito, ma in questo periodo di dicembre 2023 il sito è in lavorazione, quindi molto probabilmente non troverete ancora il link attivo, ma sicuramente in futuro, quando guarderete questo video, troverete tutto già pronto. Quindi è una sorpresa che volevo tenermi, ma ho voluto comunque spoilerarvi un attimino per farvi capire quello che sto facendo. In questo video cosa vediamo? Vediamo la costruzione della piattaforma della Roco insieme al suo roundhouse, cioè gli edifici dove ospitano le locomotive che vanno in deposito. Seguitemi passo passo in questo video, perché vi linkerò tutti gli articoli che occorrono per costruire questa piattaforma, e soprattutto ringraziamo Andrea Mercatanti che ci ha dato la possibilità di fare questo video, perché questo lavoro è stato fatto apposta per lui, che ha ovviamente sponsorizzato tutto. Sono sicuro che questo video servirà a tantissimi di voi, perché non è una passeggiata fare questo tipo di impianto, soprattutto per chi magari ha veramente poca dimestichezza nel settore del modellismo ferroviario, ma soprattutto nel settore dell'elettronica. Ma mettetevi comodi, rilassatevi, perché sapete, con le mie parole molto semplici e umili porterò tutti voi a fare questo lavoro con tanta semplicità e soprattutto tanto divertimento. Ma andiamo per ordine ragazzi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale assolutamente, condividetelo su tutti i vostri social inerenti al settore del modellismo, e vi ricordo che se volete seguirmi per altri tipi di contenuti insieme a Sil, dove facciamo video di intrattenimento per tutta la famiglia, trovate il link sempre qua sotto del mio canale Joe Creepy Show, e divertitevi. Mi è sembrata molto cringe questa cosa, ma ci sta. Oggi andiamo a costruire questo bellissimo questa bellissima piattaforma. È questa della Roco, articolo 42615. Trovate tutti gli articoli che vi dico, come detto prima, li trovate qua sotto per andarli ad acquistare se volete, o comunque contattatemi per preventivi personalizzati per particolari layout. Raga, questa è la scatola. Dentro troviamo, adesso vi faccio vedere l'unboxing, quello che serve per costruire la piattaforma, che non basta da sola ragazzi, perché questa piattaforma per funzionare ha bisogno dell'articolo 10764 della Roco, che è praticamente quello che serve per alimentare il nostro sistema, il Digital Plus della Lenza e del K200, che va a sostituire l'articolo della Roco che in questo momento è fuori produzione, dopo vi dirò l'articolo, e poi il Flashman 670601, che è il trasformatore per gestire il tutto. Poi ho qua un pacco di binari della Roco, quelli flessibili, e altri articolini che vedremo mano a mano durante la costruzione del tutto. E poi bellissima la scatola della Faller, codice 120081, kit di costruzione, che io ovviamente ho già costruito ragazzi. Ci ho messo un po' per fare questo video, e vi ricordo che dopo questo video uscirà il video del plastico di Daniel, che tanti mi state chiedendo, punto è, stiamo andando avanti, e subito dopo il plastico di Daniel faremo il plastico di scala N, quello che state già seguendo, la quinta puntata che tanti aspettano, e poi cominceremo nuovamente con le reaction. Arriveremo a gennaio. Raga, partiamo subito, perché devo farvi vedere un po' di cose. Inizialmente mi era stato chiesto appunto da Andrea Mercatanti di costruirgli questo kit, tra virgolette, perché si tratta di due moduli dove praticamente vengono collegati tra loro. Perché in questa mod? Semplicemente perché Andrea ha problemi come tanti di spazio e deve riuscire a far entrare tutto quello che stiamo costruendo, nasconderlo sotto il suo plastico esistente, per poterlo utilizzare solo ed esclusivamente quando vuole giocarci. Quindi dovrà nasconderlo sotto per poi tirarlo fuori, metterlo sul tavolo e provarlo. Quindi questo kit viene costruito in questa mod proprio su richiesta. Ovviamente si può fare in tanti modi, quindi si può costruire su una tavola di qualsiasi misura o sul vostro plastico direttamente senza alcun problema. Quello che facciamo in questo video è stato fatto ovviamente ad occasione proprio per Andrea. Quindi la prima cosa che facciamo, andiamo a costruire il 120081 della Faller, che io ho già costruito. Adesso guardate le immagini velocizzate di quello che ho fatto velocemente, dove ho costruito questo kit che secondo me è veramente straordinario. È un edificio in stile tedesco, ma si può utilizzare anche in italiano senza alcun problema, ed è molto bello. Ci
Ci sono 5 ingressi e praticamente all'interno di questi, a ogni ingresso c'è un piccolo meccanismo che permette l'apertura e la chiusura delle porte in maniera del tutto automatizzata. Niente di che, ragazzi, non vi aspettate che, ma si può ovviamente anche qui in questo caso digitalizzare, anche se sconsiglio perché è un lavoraccio, si può motorizzare, si possono fare un sacco di cose. In questo caso la vediamo così com'è, neutra. Ci vediamo tra poco. Abbiamo visto come è stata costruita la nostra roundhouse, che adesso tra poco tireremo fuori, e ora andiamo direttamente ad assemblare il plaster. Quindi facciamo sparire tutte queste cose e cominciamo a vedere il telaio. Il telaio l'ho già costruito. Per vedere come ho costruito il telaio c'è un video che ho fatto tempo fa per quanto riguarda il plastico in N che sto costruendo, forse è la prima puntata. Ecco, la tecnica è quella, cambiano solo le misure che tra poco vi dico. Semplicemente poi ho già pitturato il telaio tenendo i bordi neri e lo sfondo grigio. Tutta la parte elettronica verrà installata sotto il telaio e vi farò vedere passo passo tutto il cablaggio, in modo che chiunque di voi potrà praticamente comprarsi questo kit senza problemi e riuscire a fare tutta l'installazione seguendo in questo video tutorial, chiamiamolo così, il come fare. Non è facile, raga, non è stata una passeggiata perché comunque richiede un po' di abilità. Una cosa che voglio consigliare subito è che il kit della Roko ha dentro un sacco di cosine belle, tranne una cosa importante, cioè questo. Questo che cos'è, ragazzi? In questo caso è
è della Lenz, ma poteva essere anche della Roku, che però al momento è fuori produzione. Questo non è altro che un modulo elettronico che ci permette di fare il loop, il classico loop sui sistemi degli impianti, quando facciamo la classica racchetta, oppure per le piattaforme. Serve semplicemente per invertire le polarità delle correnti e per far sì che si evitino i corticircuito. Lo capirete durante il cablaggio di questo video, quindi man mano vedremo quello che succede e vi farò capire perché questo è essenziale. Ma ora ragazzi, bando alle chiacchiere, partiamo. Ok ragazzi, andiamo ad unboxare la nostra piattaforma della Roku e vediamo che cosa c'è all'interno. Le istruzioni sono all'interno, le trovate così, in questa maniera qui, ci sono anche in italiano. Abbiamo la piattaforma girevole, è già predisposta con tutti gli innesti laterali che sono asportabili per l'inserimento dei binari. Questo è il gestionale, tra virgolette, di controllo della piattaforma, è semplicemente un controllo sinistra-destra per far girare la piattaforma. Abbiamo la scatola per il collegamento tra la piattaforma e l'alimentazione e i binari. Ora vedremo come fare. Due matasse di cavo, abbiamo una matassa di cavo a 8 poli e un'altra a 5 poli con già gli innesti prestampati pronti per essere inseriti. Poi abbiamo una scatolina Roku 42616 dove appunto all'interno ci sono 3 binari. Se ve li faccio vedere, sono questi binari che servono appunto per essere innestati all'interno della piattaforma. Non so se riuscite a vederli. All'interno ne trovate praticamente 4, una di ingresso e 3 di uscita. In più troviamo della cavetteria, altri innesti che serviranno per adattare gli spazi che verranno aperti e piccoli kit di installazione scenici che sono solamente degli accessori di allestimento, tipo delle marmotte di manovra, eccetera. Vabbè, detto questo ragazzi, andiamo a prendere ora i telai che abbiamo preparato per installare il tutto, così comunque mano a mano vedrete tutti questi accessori utilizzati sul nostro modulo. Ecco qua ragazzi, questo è il primo modulo finito. Ora vi dico anche le misure e ovviamente è già stato preparato. Vedete, abbiamo il cerchio fatto, tutto pitturato, e questo invece è il retro già pronto per ospitare tutto il cablaggio. Abbiamo fatto il foro di passaggio per passare alla cavetteria, se appunto servirà, e qui andremo ad allestire tutta la parte elettronica che vedremo appunto tra pochissimo. In poche parole, il deposito verrà messo in questo punto e qua verrà messa la piattaforma e successivamente qui andrà innestato quest'altro modulo che adesso vado a prendere. Eccolo qua, è lo stesso stile solo che è molto più stretto, proprio per andare a ottimizzare il peso, perché pesa veramente tanto tutto il blocco, e questo modulo viene attaccato praticamente qua. E questo ci permetterà di fare quello che state vedendo adesso, è il progetto fatto con AnyRail. Come potete vedere, questo è l'effetto che avremo, quindi abbiamo 2 moduli innestati insieme. In questo modulo abbiamo semplicemente 2 tronchi che ci permette di giocare un po' di più, poi entriamo nella piattaforma per poi andare nel deposito che adesso vi faccio vedere. Ta-da! Ecco, questo è il deposito, non abbiamo ancora messo il tetto proprio perché dobbiamo fare tutta l'impiantistica. Come potete vedere, quello che vi dicevo prima, la possibilità di poter aprire e chiudere le porte in automatico, nel senso che è un automatismo che dovrebbe funzionare semplicemente con l'impatto della locomotiva che entra e batte contro questa parte del telaio e fa chiudere le porte, e poi uscendo se le apre sbattendoci davanti. Tutto si può anche ovviamente digitalizzare o motorizzare in analogico, semplicemente mettendo dei motori per poterli poi gestire. È abbastanza complicato comunque. Ora, se voleste imitare quello che sto facendo, semplicemente vi do tutte le misure. Allora, per quanto riguarda questa fondamentale, abbiamo un diametro di 28 cm, quindi procuratevi un compasso o comunque una forma, diciamo, rotonda di 28 cm di diametro e andiamo a tagliare. Detto questo, vi do la misura del singolo modulo. Questo modulo misura 1 metro appunto di lunghezza, 68 cm di larghezza, mentre questo modulo che dobbiamo poi innestare dopo misura anch'essi 1 metro appunto di lunghezza, ma la larghezza è semplicemente 25, come detto prima, per ottimizzare. La sponda per la sua totalità viene a risultare 6 cm, che sono appunto sufficienti per contenere tutti gli accessori sotto e soprattutto per far andare dentro la piattaforma
qualora volessimo appoggiarla sopra un tavolo. Come avete visto nel video tutorial dove ho costruito il telaio, ho usato dell'abete lamellare da 2 cm con dei profili laterali da 4 cm per 3 cm. Questa è la piattaforma, ragazzi, importantissima. Prima di andarla a innestare, qua sotto ci sono cose importanti da sapere. Ve lo dico subito, qua ci sono appunto 2 piccoli tastini. Come potete vedere, in uno c'è scritto 01, lo giro al contrario, ok. In uno c'è scritto 01, mettetelo sul, in uno c'è scritto 01, mettetelo sull'1, e nell'altro c'è appunto la possibilità di scegliere se è corrente alternata o corrente continua. Ovviamente in questo caso stiamo lavorando con materiale Roco, stiamo lavorando in un sistema digitale a corrente continua, quindi lo teniamo spostato su continua e qua su 1. Se voleste farlo con la versione Marklin dovete semplicemente spostare questo in alternata, sia qui e sia sul gestionale. Qua dietro trovate anche qui il tastino in basso, vedete? Corrente alternata, corrente continua, lasciatelo su continua. Nel caso di alternata mettete tutte e due su alternata. Molto semplice ciò che vi ho detto. Facciamo attenzione, ragazzi, il cavo da 8 poli, ok, va innestato sotto la piattaforma ed è l'unico cavo che va sotto la piattaforma, nient'altro, quindi è molto semplice da questa parte, ok. Questo è l'innesto e questo è il cavo, vedete come lo sto mettendo in questo modo, non potete sbagliare, andate a appoggiarlo e fate un po' di pressione e innestiamo. Ok, a questo punto possiamo appoggiare la piattaforma girevole all'interno del nostro foro da 28 cm. Lasciamo cadere il cavo dentro e alloggiamo la piattaforma, che per il momento non blocchiamo finché non arriviamo al punto di mettere tutta la parte di impiantistica. Ok, cosa importante da fare ora è quella di andare a inserire i nostri appositi binarietti. Importante, seguite quello che faccio, ragazzi, se no vi trovate dei guai. Per il momento spostiamo un attimo l'edificio che ci dà solo fastidio momentaneamente. Prendiamo ora la nostra scatolina 42612 che trovate appunto nella scatola della piattaforma, ma ovviamente ne abbiamo anche una aggiuntiva perché gli edifici sono 5, le entrate sono 5, quindi abbiamo bisogno di un totale di 5 più 1 di entrata 6, ma ovviamente siccome ne avanza qualcuno perché abbiamo comprato uno in più, li metteremo lo stesso che andranno nei laterali della piattaforma. E poi ci sono altri, appunto, come dicevo. Adesso li innestiamo tutti, partiamo da questa parte. Per toglierlo semplicemente col dito andate sotto, c'è una leva, fate pressione, quindi spingete come se fosse un pulsante. Con la levetta che vedete spingete col dito e sollevate, si toglie immediatamente. Inseriamo l'innesto e il gioco è fatto, abbiamo messo il primo. Ecco, un consiglio che vi do per non avere problemi di lavorazione, di manualità: prima di metterlo, io adesso l'ho messo per errore, prima di metterlo inseriamo subito gli isolatori. Gli isolatori sono importanti perché devono essere messi ad ogni tronco e poi dal tronco in poi deve essere rialimentato, quindi andremo a fare le saldature per ogni singolo tronco. Ci deve essere appunto un isolamento tra la piattaforma e tutto il resto dell'impianto, altrimenti va tutto in corto, perché appunto capite che la piattaforma gira e quindi cambia la polarità, e per farla funzionare ci servirà tra poco appunto quel kit che vi ho detto prima, che ci serve proprio per creare l'effetto loop, per avere appunto l'inversione di polarità. Quindi ritogliamolo un attimo e facciamo subito questo lavoretto e mettiamo appunto i nostri giunti isolatori, che sono fatti di plastica. Giunti isolatori li trovate in commercio con codice 6433 della Flashman e sono in scala H0, attenzione, quindi devono essere in scala H0 e sono semplicemente dei giunti come quelli metallici, solo che sono di plastica e creano appunto un isolamento tra un binario e l'altro. Perché? Adesso vi faccio vedere da vicino. Questo è il giunto isolatore, vedete che in mezzo c'è proprio quella piccola barrettina, la vedete questa? Questa serve proprio per non far toccare le rotaie una con l'altra. Il fungo quando si attacca uno con l'altro non si bacia ma si avvicinano, si accostano e vengono isolati da questo piccolo pezzo di plastica, e tutto il giunto è di plastica ovviamente. Quindi non facciamo altro che inserire gli isolatori in tutte e due le rotaie, quindi sinistra e destra, uno e l'altro ce l'abbiamo qua. Ora questo possiamo posizionarlo. Fatto. Andiamo avanti inserendo tutte le uscite per l'edificio A5. Ora vi spiego una roba importantissima. Come potete vedere, questi innesti di plastica che appunto si staccano hanno delle percentuali di gradazione di rotazione differente. Questo per esempio assolutamente, come potete vedere, non è uguale a questo. Come del resto nel kit troviamo altri modelli ancora più piccolini, adesso ve li faccio vedere,
che potrebbero essere utili in base alle vostre esigenze. Quindi ogni innesto ha una gradazione diversa, vedete? Le gradazioni sono appunto di 9, 6, 3 e 1 grado, ok? In base agli spazi. In questo caso noi andremo a usare tutta questa parte qui con la gradazione appunto minima. Perché? Perché dobbiamo riuscire a entrare in 5 ingressi vicini. Quindi, stando alla geometria, stacchiamo questi, ne mettiamo uno centrale, ok, qui, però prima mettiamo i giunti, ora vedrete, gli mettiamo i giunti e andiamo a innestare il primo che va praticamente in parallelo a quello di entrata, cioè esattamente qua, ok? Quindi fatto questo ci dobbiamo mettere un altro qui, anche qui andiamo a mettere gli isolatori, ricordatevi devono essere tutti isolati, quindi lo mettiamo esattamente a fianco, vedete non c'è nessuno spazio tra uno e l'altro, ma possiamo ottenere degli spazi qualora dovesse servirci, ed ecco che poi subentrano quelli appunto in dotazione che ci servono per differenziare appunto le entrate. Vedete qua abbiamo creato uno spazio diverso, in questo caso non ci serve, ma se dovesse servirci ce l'abbiamo, quindi andremo ora mano a mano a scoprire che gradazione ci servirà per entrare all'interno dell'edificio. Ok, 1, 2, 3 e 4. Diciamo che la prima scatola che c'è all'interno del kit è bella che è andata. Ne abbiamo presa un'altra, quindi Andrea ci ha appunto fornito di un'altra scatola, e siccome dobbiamo fare 5 ingressi, ma noi abbiamo 4 a disposizione, cosa facciamo? Andremo sicuramente a metterne uno qua e uno qua, e ce ne avanzano 2 che metteremo comunque lateralmente per fare delle entrate esterne che non erano previste nel progetto, ma noi lo facciamo lo stesso. Ok ragazzi, vedete ho setappato tutto, quindi abbiamo questa tipologia di entrata, questa geometria, e in questo caso dobbiamo riuscire ad entrare qua dentro, ok? Vedete che dobbiamo poi indietreggiare, qua c'è una geometria che potete rispettare, c'è uno spazio che può essere appunto dalla piattaforma all'ingresso circa 27 cm, ok? Da qualunque punto noi andiamo a vederlo, 27, risulta sempre 27. In questo caso abbiamo la possibilità, grazie anche ai flessibili, di potercela giocare, detta così volgarmente, per riuscire ad entrare direttamente negli nostri ingressi. Ora prendiamo il nostro flessibile, io sto usando i flessibili della Roco, questi qua codice 42406, sono i flessibili Roco, quelli poco flessibili, cioè che sono abbastanza rigidi ma flessibili, ok? Usate questi che sono meglio per questa tipologia di lavoro, ok? Visto che abbiamo poco spazio, uso questi, ok? Perché appunto ce l'ha forniti Andrea, ma potete usare anche l'altra tipologia di flessibile. Andiamo a mettere il primo flessibile ragazzi, e la piattaforma è dotata appunto all'ingresso, come vedete, di innesti per tenere all'interno il binario ben fermo. Partiamo con quello centrale ragazzi e andiamo a tagliarlo, quindi procuriamoci un bel Dremel, facciamo il taglio. Estratto il binario per pulire meglio il fungo. Fatto questo possiamo finalmente introdurre il nostro binario e innestarlo. Facciamo quindi questo lavoro per tutti gli altri tronchi e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, il lavoro è stato completato per quanto riguarda la posa dei binari, quindi sono stati incollati e inchiodati in alcuni punti e anche la parte dell'edificio è stata incollata. Questo perché praticamente ci permette poi di poter ribaltare anche il nostro piano di lavoro, quindi il nostro modulo, per poter andare a fare i cablaggi dietro, che adesso andremo a fare. Ora, come potete vedere, qua è stato tutto bloccato, i binari sono stati messi, ho tagliato i flessibili come avete visto poco fa, ho fatto il taglio per tutti alla stessa maniera e ho fatto anche la giunzione da questa parte. Infatti, come potete vedere, da questa parte si estende tutta la parte di questo modulo con questi due tronchi, e qua c'è lo scambio per poter entrare all'interno di questo modulo, vedete, qua dentro. L'attaccamento tra i due moduli avviene attraverso appunto la giuntura con dei giunti metallici che potrà decidere di mettere, oppure comunque sotto c'è il collegamento dei cavi che tra un po' andremo a fare, che permetterà comunque per inerzia il passaggio del treno da una parte all'altra. Come potete vedere ho già montato i paraurti terminali da questa parte, e anche nella parte di qua dell'entrata dei 5 tronchi ho fatto ovviamente 2 tronchi esterni perché mi avanzavano appunto dei pezzi, e qua abbiamo messo i paraurti terminali per ospitare il treno. All'interno non serve perché appunto il treno deve poter andare a battere contro la battuta
che permette la chiusura delle porte, e quindi è tutto pronto. Ora cosa facciamo? Stacchiamo questo modulo. Ora stacchiamo questo modulo semplicemente con un movimento così, l'abbiamo staccato. Come puoi vedere qua io ho usato un pennarello, quello che volete, che ci passi attraverso i due buchi per poter tenere la dima, in modo che quando lo puoi andare a rimettere fai più in fretta, ok? Questo ovviamente lo sto dicendo all'utilizzatore di questo modulo. Togliamo questo modulo, che adesso andiamo a lavorare solamente su questo per adesso, questo lo faremo dopo. Quello che dobbiamo fare adesso è semplicemente per ogni singolo tronco, dopo il giunto isolatore che abbiamo messo, quindi i giunti di plastica che abbiamo messo qui, in tutti questi punti qua, ok, come avete visto prima, dopo di esso dobbiamo fare la saldatura dei fili. Se non sapete saldare potete usare le scarpette di giunzione mettendole magari a fine tronco e andare sotto. Comunque il buco col trapano dovete farlo con l'avvitatore, perché comunque dobbiamo passare sotto per portare tutto diciamo il cablaggio sotto il modulo. Quindi facciamo in questo punto, facciamo subito tutti i buchi in modo che dopo facciamo solo gli infilaggi e le saldature. Ok, i fori sono stati fatti dappertutto e ora passiamo all'infilaggio dei cavetti. Prendiamo dei cavetti, potete usare anche un 0,4 mm tranquillamente per ogni singolo tronco, è veramente una tratta molto corta, quindi è sufficiente. Ok, ho preso una misura approssimativa che in corrispondenza dal buco, che sono più o meno tutti allo stesso livello, mantenendo lo stesso raggio, facciamo appunto dei fili più o meno della stessa misura, perché visto in speculare, quindi pensandolo sotto, questo cavo parte da qui, ok, da qua fa questo giro, lo mandiamo dritto e poi lo mandiamo più o meno qui per mettergli un punto di derivazione per poter collegare tutto. Dopo capirete meglio. Intanto mi preparo le misure e può essere così, quindi questa è la misura che possiamo fare in abbondanza per ogni cavetto. Ce li prepariamo già subito, quindi 7 cavetti della stessa misura blu e 7 cavetti neri, li appoggiamo qui, li prepariamo tutti. Ok, partiamo con l'infilaggio, mandiamo il blu, teniamo tutti i blu a sinistra, insomma voi lo vedrete in un altro modo, magari lo vedete a destra, comunque scegliete voi la polarità. Se mettiamo in questo caso, io lo vedo guardandolo da qui a sinistra, oppure chiamiamolo binario, oppure chiamiamolo rotaia A e rotaia B, ok? Quindi il blu rappresenta la rotaia A, quindi tutte le rotaie A, quindi questa e questa, devono essere blu. Da quest'altra parte idem, quindi la rotaia A da questa parte sarebbe esattamente questa. Andiamo tutto dentro e prepariamo la stazione di saldatura per saldare ogni singolo binario. Infilato quello blu, ora mettiamo il nero, lo facciamo per tutti i binari, ok? Ce li prepariamo già sotto, tanto il filo va sotto. Mano a mano cominciamo a saldare il primo, poi passiamo al secondo e li facciamo tutti e ci vediamo tra un po'. Bene, arrivato a questo punto, una volta che abbiamo saldato tutti i cavetti di tutti i binari, possiamo ribaltare il modulo, lo mettiamo di costa e andiamo a fare il cablaggio di questi cavetti. Ok, come potete vedere abbiamo tutti i fili di tutti i binari, sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, sono tutte coppie, uno nero, uno blu, e così com'è lo mandiamo da quest'altra parte in modo che andiamo a cablarlo da questa parte. Ok, tagliati su misura e ora li spelucchiamo uno a uno e mettiamo nero con nero e blu con blu. Cominciamo a metterci un mammut per bloccare questo blu. Perfetto, adesso per il momento lo lasciamo qui a penzoloni e cominciamo a mettere anche quello che è il cablaggio che ci serve. Nel frattempo stendo il cavo sia quello nero che quello blu per l'altro modulo, lo preparo già, lo metto in abbondanza e lo lasciamo di là a penzoloni, poi andremo a saldarlo sotto il binario, quindi lasciamo una buona abbondanza e questo ce l'abbiamo in abbondanza, ok? Lo lasciamo a penzoloni, vedete ho un rotolo proprio intero e lo portiamo poi nell'altro modulo, ce lo vedremo dopo. È arrivato il momento ora di introdurre il lens, l'LK200, che questo appunto ha il compito di invertire le polarità del nostro track, quindi il blu e il nero. Cosa succede? Che quando la locomotiva entra nella piattaforma queste polarità di blu e nero vengono invertite grazie
all'uso di questo modulo elettronico. È molto semplice. Adesso lo andiamo a installare con due vitine, lo tiriamo fuori, non è altro che questo, ok, vedete? Questo aggeggino qui riesce a fare tutto questo lavoro. Questo si usa anche per la racchetta, quindi quando facciamo il loop, i corticircuiti all'interno degli impianti in corrente continua, questo qui interviene facendo, appunto, come già detto, invertire le polarità. Lo andiamo a installare in questo punto con una vitina, anzi due vitine. Ok, è installato. E ora cosa facciamo? I due fili, quindi questa coppia di fili blu e nero, vanno portati dentro il nostro lens. Quindi semplicemente ci prepariamo due fili, uno blu e uno nero come abbiamo fatto prima, ok, belli sistemati, andiamo a speluccarli e non facciamo altro che metterli nella parte dell'entrata. In questo caso questo è in e entrata e questo è out e uscita. In out ci manderemo quello che arriva appunto dal gestionale, che tra poco vedremo. Invece in, che sarebbe appunto entrata, ci mettiamo i binari. Tutta la linea dei binari va qua dentro. È semplice, se mi state copiando, state facendo anche voi questo lavoro, fate passo passo quello che faccio, non potete sbagliare. Infiliamo il blu, vedete, simboleggiato da J e K, quindi K, mettiamo il blu. Ok, abbiamo preparato i due fili nero e blu che sono già pronti, che sono appunto quelli che vanno a collegarsi con la linea del tracciato. Ovviamente noi alla linea del tracciato dobbiamo mandargli anche l'alimentazione, ok, che è questa, ok. Questo che cos'è? È il cavo che esce dalla scatola 10764. Ora vi faccio vedere qual è questa, ok, che praticamente alimenta tutto questo impianto, viene alimentato proprio da questa centralina, da questo trasformatore. Quindi questo cavetto che vi ho appena fatto vedere sarebbe quello che va qua dentro, vedete? Lo innestiamo qui e questo va collegato insieme a questi due, portato dentro il Mammut. Ora lo facciamo subito, così abbiamo già sistemato la parte del tracciato in entrata. Quindi questo cavo lo facciamo passare sempre qui da questo foro, lo sfruttiamo all'osso e lo facciamo uscire qua sopra. Vedete, qui sopra c'è un buco, un foro che ho fatto che va sul laterale del nostro modulo. Lo facciamo uscire qui, dopo lo andiamo a cablare anche questo con la colla a caldo, poi lo facciamo dopo. Prima andiamo adesso a fare il collegamento di questi due. Come vedete questo cavo è totalmente nero, quindi comunque uno o l'altro, non c'è rischio, quindi uno col blu, l'altro col nero. Dopo andiamo a inserirlo nel nostro trasformatore. A questo punto abbiamo inserito sia la linea che l'alimentazione che va fuori. Lo vedremo tra poco, quindi non vi preoccupate, ricordatevi questo filo nero che è per l'alimentazione, che dopo vedremo dove va innestato. Ho cablato anche questo cavo, usato sempre la colla a caldo. Voi se volete mettere delle fascette, insomma, inventatevi quello che volete, ma la colla a caldo è comodissima, comunque rimane bloccato. Il cavo l'ho fatto uscire qui e tra un po' vedremo che cosa fare. Ora ci spostiamo un attimo da questa parte, anche qui dobbiamo vedere alcune cosine e facciamo questo lavoro. Questa matassa, questo cavetto da 8 poli che gestisce proprio tutto il motore della nostra piattaforma, lo facciamo uscire già fuori, ok? Ce lo togliamo da qui e lo facciamo uscire fuori. Possiamo lasciarlo anche in abbondanza, tanto questo non dà fastidio, ok? Possiamo lasciarlo molleggiato e nel frattempo andiamo anche a sistemare un'altra faccenda importante, che è quella appunto di questo altro articolo, sempre che si trova nel kit, quello che vi ho fatto vedere prima, dove c'è scritto 1, 2, 3, 4 A e B. In questo caso noi adesso andiamo a installarlo. Questo ha anche un cavetto, vedete, e dopo vi faccio vedere dove va. Intanto questo lo mettiamo incollato e praticamente andiamo ad appoggiarlo in questa zona qua e lo andiamo a piazzare esattamente qui sotto. Ce l'abbiamo bloccato, ok? E ora che si fa, ragazzi? Semplice, forse l'avete già intuito, ma andiamo con ordine. Questo cavo che penzola con la sua uscita jack lo facciamo già uscire, perché andrà fuori collegato appunto alla centralina di prima, quel trasformatore che abbiamo visto prima, quindi ce lo portiamo già fuori e abbiamo già tolto un altro problema. Ora andiamo a vedere quest'altra parte importante.
parte gestionale. Questo, come potete vedere, ha due innesti, in uno ci va l'8 poli e in altro ci va questo qui, il 5 poli, ok? Una cosa che dobbiamo fare, questo qui ovviamente verrà messo sul plastico in modo che Andrea potrà gestirlo guardandolo da sopra a fianco al trasformatore e all'alimentatore. Intanto questo ora andiamo praticamente a metterlo dall'altra parte, facciamo finta che sia dall'altra parte, ma prima di farlo gli colleghiamo già questo cavo, ok? Lo srotoliamo, vedete, è fatto da 5 poli, ok? Ce n'è uno giallo in mezzo di polo che non serve a niente in questo caso, quindi non è da utilizzare, quindi non vi preoccupate. Ora andiamo a innestarlo in questa maniera, che guarda verso il basso perché le lamelle prendi corrente sono sotto, e questa va innestata semplicemente così. Quindi questo va dall'altra parte. Nel frattempo faccio scorrere questo cavo qua dentro, e questo momentaneamente lo lasciamo dietro, dopo vedremo cosa fare ancora. Questo è importantissimo perché questi 4 fili sono differenziati, sono due coppie differenti. Una è quella che gestirà appunto il track e l'altra è quella che andrà a gestire questo piccolo switch. Quindi abbiamo rosa e azzurro, che mi è stato suggerito da qualcuno perché io sono daltonico. Rosa e azzurro andranno qua dentro nella A, dove abbiamo visto prima. Vediamo se si riesce a vedere meglio. Ve lo avvicino. Il rosa e l'azzurro andranno dentro la A, così come sono. Ci sono due vitine semplicemente, quindi li mettiamo uno sopra, li andiamo ad avvitare nella A, quindi il rosa è andato nella A e l'azzurrino è andato sempre nella A, ma quello sotto, quindi abbiamo attaccato questi due. Ora abbiamo un altro problemino semplice, piccolo mammut qui lo mettiamo in questo punto perché questi due fili andranno qua. Dicevo appunto, questi due fili che sono rimasti ancora a penzoloni, metteremo un mammut, li faremo passare di qua per portarli nell'uscita del nostro lens LK. Facciamo subito una matassa di fili per portarli lì. Intanto colleghiamo il mammut a questi due. Sembra difficile ragazzi, però se state attenti è veramente semplice. Un colpo di colla qui, attacchiamo il mammut. Ora facciamo il filo. Ho trovato questo cavo che era dentro il kit della Rocco, quindi lo sfrutto. Ok, era semplicemente il prendicorrente con i giunti metallici che io non ho usato perché ho fatto tutte saldature, e con questi andiamo a allacciarli qua dentro, il giallo che va a sostituire il nero, passiamo qua dentro e andiamo a cablare anche questo con la colla a caldo. Ora arriviamo qui e mettiamo appunto il giallo a sinistra e il blu a destra e abbiamo collegato il tutto. Qua sotto ragazzi è praticamente a posto, non dobbiamo fare più niente se non portare l'alimentazione qua sotto, che vedremo tra poco, cioè sarà, faccio vedere in anteprima, questo trasformatore che abbiamo visto prima, che è il 670601, che andrà innestato lì dentro. Quindi questo jack di questo trasformatore, passando da qui, che adesso vi faccio vedere, passando da qui andrà dentro qua e il gioco è fatto. Ora, così com'è, abbassiamo tutto per adesso e andiamo a vedere la parte logistica sopra, quella dove possiamo operare. Questa è tutta la cavetteria che abbiamo tirato fuori prima, ok? Andiamo per ordine. Questo sarà definitivamente qui, ok? Perché dovrà tenerlo per forza da questa parte. Il trasformatore sta in vista, ok? Metterlo sotto è impossibile. Con due viti vado a bloccarlo, io ne metto due solamente, senza esagerare. Mettiamo una qui. Quindi il nostro trasformatore è stato correttamente collegato e non rimane altro che poi dopo mettere la spina quando sarà il momento di usarlo, quindi solo la spina di corrente rimane fuori. Questo invece, ve lo ricordate, il cavo a 8 poli? Eccolo qua, è tornato e come vi dicevo prima dove va? Qui, come avevamo stabilito, cioè nel gestionale. Quindi si innesta anche questo, lo innestiamo qua dentro, po' di pressione e abbiamo inserito anche questo. Questo è tutto il marchingegno per poter gestire la nostra piattaforma, che va messo in questo modo. Lo possiamo appoggiare qui, ok, a fianco a questo, ma lo lasciamo libero, non andiamo a avvitarlo perché appunto così Andrea potrà giocare tenendolo in mano a distanza seduto. E ci sono questi due fili abbastanza lunghi, robusti, che ti permettono di muoverti, ma lo appoggiamo comunque qua davanti. Poi abbiamo questi due cavi, ok, è facilissimo. Questo con queste punte così doppie, ok, tipo forchetta, va dietro il 10764, va qua dietro, vedete? È il track, l'alimentazione dei binari. Questo invece va a dare alimentazione a fianco e anche questo va appoggiato qua. A questo punto, tralasciando il fatto che devo mettere l'altro modulo,
che non sarà altro che innestarlo e basta. Una volta inserita la spina noi diamo alimentazione a tutto questo, però ci vuole il multimouse per gestire il tutto. Il multimouse ovviamente va attaccato qui dentro master. E a questo punto attacchiamo la spina e vediamo se tutto si accende in maniera regolare. In teoria appena accesa dovrebbe cominciare a girare la piattaforma. E infatti la piattaforma è partita e il multimouse si è acceso regolarmente. Ora la piattaforma compierà un giro fino a fermarsi, ok? Si ferma dove trova il primo tronco, ok? Ora se noi vogliamo farla muovere ancora basta semplicemente usare il nostro sistema gestionale che andando verso destra io la porto ancora avanti. Ovviamente la piattaforma, come potete vedere, si ferma ad ogni tronco perché appunto intuisce che deve fermarsi. Se non è quella la fermata passate a quella successiva facendo uno scatto e così via. Ovviamente la piattaforma può andare anche al contrario, quindi se andiamo dall'altra parte la portiamo indietro. Questo è il selettore per la velocità, infatti adesso lo metto, vedete che va più lento, V1 e V2. La prima velocità va proprio lentamente in maniera molto realistica, la V2 se avete un po' d'ansia vi fa andare un po' più veloce, ok? Questi si lasciano così, sinistra e destra lasciateli così come sono, con questo setup lasciateli così che non dovete fare null'altro. Ora la facciamo girare completamente e facciamo il test dei treni se non va in cortocircuito. Adesso io ho installato, andiamo un po' indietro con lo zoom, ho attaccato la locomotiva, vedete? Questa, la mia famosa locomotiva, la conoscete già, e l'ho messa appoggiata al tronco fuori. La facciamo entrare nella piattaforma, quindi cosa facciamo per primo? Mettiamo la piattaforma in condizioni di poterla ospitare. È una figata pazzesca comunque ragazzi, Ecco qua, adesso l'abbiamo messa in condizioni di poterla far entrare. Ora, facendola andare, la locomotiva supera gli isolatori e scatterà il nostro sistema che abbiamo messo dopo, cioè che abbiamo messo prima, della lens, che farà invertire le polarità. Quindi entrerà tranquillamente all'interno della piattaforma. Guardiamo. Perfetto. Facciamo queste manovre piano, la locomotiva è entrata totalmente e a questo punto facciamo girare il gestionale e la facciamo entrare in una delle qualsiasi, che ne so, portiamola al secondo tronco, va bene, secondo tronco, la locomotiva entrerà all'interno. Ora lo vediamo da questa angolazione, dopo mi metto a posto la situazione, installerò l'altro modulo e vi faccio vedere da altre angolazioni la movimentazione, perché ovviamente è una figata. Ora la locomotiva sta entrando nel deposito. In teoria io adesso la faccio arrivare fino in fondo e dovrebbe sbattere contro una specie di aggeggio che dovrebbe in teoria funzionare, spero, vediamo se funziona. Dovrebbe praticamente bloccare, far chiudere le porte, vediamo se è vero. Voi da quell'angolazione forse non lo vedete, ma io sì, io l'ho visto e le porte sono state correttamente chiuse. Quindi la facciamo uscire e l'uscita la farà ovviamente in questa modo, cioè batterà contro le porte e la farà aprire, ok? Tutto normale. Adesso non vi faccio vedere tutto, se no il video dura 2 anni, farò il test di tutte e poi vi cambio l'angolazione una volta finito il tutto. Raga, siamo alla fase conclusiva. Ho collegato anche l'altro modulo, semplicemente appunto attaccandolo e facendo la saldatura dove andava fatta nel tronco finale della piattaforma. Quindi praticamente il modulo si innesta semplicemente e se poi un giorno lo terrà fisso potremo fare un eventuale allungamento di tutto il modulo. Raga, non ho più voce, veramente, a parte che non sto veramente tantissimo in forma, quindi devo assolutamente lasciarvi dicendovi sempre che sotto trovate il link di Amazon per fare le vostre spese natalizie con il mio codice, così fate un supporto al nostro canale, e vi ricordo che tra poco apparirà qua sotto e troverete soprattutto nel canale di YouTube il nuovo sito e-commerce per acquistare tutto quello che avete visto in questo video lo potrete acquistare sul mio sito tra breve,
non so quando, ci sto lavorando, manca poco, però fatemi finire alcune cosine, probabilmente queste qui le metterò in priorità, così le potrete già vedere. Ricordatevi di lasciare il like se non l'avete ancora fatto e soprattutto, cosa importantissima, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video e guardatevi anche quelli vecchi. Ora ragazzi vi lascio alle immagini finali dove vedremo la manovra del treno avanti e indietro con l'altro modulo. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima, un abbraccio da Joe. Se teniamo questo pressato tutto il tempo, il treno, cioè la piattaforma, non si fermerà ai tronchi, vedete, va avanti lo stesso. Questo è il trucco per non farla fermare ogni volta, quindi basta tenerlo pressato. Se invece lo lasciamo, al primo tronco si fermerà. Ma ora mandiamola indietro perché voglio mandarla nel modulo dall'altra parte. Adesso si è fermato, ora lo faccio andare fino a un certo punto. E ora andiamo nell'altro modulo, vediamo se funziona. Siamo entrati tranquillamente nell'altro modulo, come potete vedere c'è anche uno scambio, quindi c'è un altro tronco, testeremo anche quello. Torniamo indietro. Cambiamo lo scambio e andiamo a testare anche se nell'altro tronco è tutto regolare, vediamo un po'. Anche lì funziona tutto perfettamente, arriviamo fino alla fine e ora rientriamo direttamente nella nostra piattaforma. Scegliamo dove mandarla, per esempio mandiamola sul laterale. Perfetto. Ritorniamo in piattaforma. E ora scegliamo una porta a caso. Chiedo a te, Sil, che sei dietro la telecamera, che porta scegli? Dammi da 1 a 5. 3. 3. Accertatevi sempre che a volte magari la pedana non si ferma proprio in parallelo, basta dare uno scattino, può succedere ogni tanto. Vedete, qua sta entrando nella porta numero 3, vedete? Adesso praticamente, una volta entrata tutta, la locomotiva dovrebbe battere contro il fine corsa e far chiudere le porte. Vediamo se si vedono le porte che si chiudono. Sì, perfetto, si è visto? Bene. E quando esce farà la stessa roba al contrario. Ultimo step, la mandiamo nell'altra. Nell'esterna, dai, facciamo un'esterna. Perfetto. Ma siccome mi sto divertendo un botto, andiamo anche voglio provare un'altra, andiamo nel quarto, ok? L'ultimo. Posso dare? No, sto finendo il video.
Ultimo ragazzi, entriamo nella quarta. Vediamo la chiusura delle porte. Porte chiuse? Si è visto? Bene, usciamo e andiamo in piattaforma. E con questo vi saluto.